Vi è mai capitato di entrare in una cattedrale gotica e sentire, senza sapere perché, che non state semplicemente visitando una chiesa, ma attraversando un enigma costruito in pietra per pochissimi? Questo è esattamente il tipo di sensazione che Fulcanelli prova a fissare in un libro che non è un semplice saggio di storia dell'arte, ma un vero manuale di lettura iniziatica dell'Occidente. In questa tavola noi vogliamo accompagnarli dentro quel libro, non per recensirlo, ma per mostrarne il cuore, la cattedrale come laboratorio alchemico e come specchio del lavoro interiore dell'iniziato. Fulcanelli è uno pseudonimo e questo già dice molto. L'uomo concreto rimane nell'ombra, ciò che importa è il volto iniziatico. Di lui sappiamo che è un alchimista del primo Novecento, legato a circoli ermetici francesi, e che il suo allievo, Eugène Cancelier, lo presenta come un maestro giunto al culmine della conoscenza, tanto avanzato da doversi ritirare dietro il velo dell'anonimato per obbedire alla legge del segreto. Non ci troviamo davanti a un accademico che studia l'arte gotica a distanza, ma davanti a un filosofo dell'opera che legge le cattedrali come un testo alchemico. Il libro di cui parliamo si intitola Il mistero delle cattedrali e l'interpretazione esoterica dei simboli ermetici della grande opera. Nell'edizione italiana classica è pubblicato da Edizioni Mediterranee Roma, in traduzione di Ferruccio Ledvinka, in una terza edizione ampliata con 3 prefazioni di Eugène Cancelier e le illustrazioni originarie di Julien Champagne. Sono circa 160 pagine dense, scritte in uno stile al tempo stesso poetico e tecnico, in cui ogni descrizione architettonica nasconde un'allusione operativa per gli iniziati, i fratelli e le sorelle di loggia. Questo libro è diventato quasi un testo di culto, non perché parli di massoneria in senso stretto, ma perché mostra come leggere un tempio, visibile come se fosse un rituale scolpito nella pietra. L'idea portante che possiamo estrarre, al di là della ricchezza di dettagli, è semplice e radicale. Le grandi cattedrali gotiche sono libri di pietra costruiti per trasmettere, in forma simbolica, il segreto della grande opera alchemica e del cammino dell'uomo verso la sua trasmutazione. Non sono solo luoghi di culto cristiano, sono laboratori ermetici mascherati da chiese. Fulcanelli insiste su questo al punto da scrivere, parlando delle facciate e delle sculture, che le cattedrali sono quei meravigliosi libri figurati, innalzati sui nostri sagrati e che dispiegano fino al cielo i loro fogli di pietra scolpita. In questa frase c'è già tutto. Il popolo vede statue e guglie, l'iniziato vede pagine e segni da decifrare. Una delle chiavi più affascinanti che Fulcanelli recupera è la connessione tra arte gotica e linguaggio segreto. Arriva a dire che l'arte gotica è l'art got, l'arte della luce e dello spirito. Non è un semplice gioco etimologico, è l'idea che questo stile architettonico sia stato concepito fin dall'inizio come arte della luce, perché la luce che attraversa le vetrate colorita è l'immagine sensibile della luce interiore che l'opera mira a destare. Per noi massoni, abituati a parlare di luce ricevuta e di lavoro sulle tenebre interiori, questa prospettiva è immediatamente familiare. Qui però la luce non è solo simbolo, è chimica sottile, è il segno di una scienza che unisce materia e spirito, pietra e verbo. Un altro passaggio centrale che può urtare il lettore profano, ma che per un iniziato è quasi naturale, è l'affermazione che qua giù non esistono né il caso, né la coincidenza, né i rapporti fortuiti. Tutto è previsto, ordinato e regolato. Se tutto è ordinato, allora anche le proporzioni di una navata, la posizione di una statua grottesca, il dettaglio apparentemente buffo su un capitello hanno un motivo preciso. Nulla è puramente decorativo. È la stessa attitudine che ci viene chiesta in loggia, non prendere mai un simbolo come ornamento. Al centro del libro c'è anche una pedagogia severa, quasi crudele, rivolta a chi vorrebbe afferrare il segreto con la sola curiosità intellettuale. Fulcanelli ricorda che la natura non apre a tutti, indistintamente la porta del santuario, e aggiunge che nessuno può pretendere di possedere il gran
segreto se non accorda la propria esistenza al diapason delle ricerche intraprese. Questo significa che non basta leggere Il mistero delle cattedrali, come non basta indossare un grembiule per dirsi iniziati. Serve accordare la propria vita alla vibrazione della ricerca, armonizzare azioni, scelte, silenzi, cadute e rialzate con ciò che si afferma di cercare. In fondo, la tesi del libro possiamo riassumerla così. La cattedrale gotica è un'immensa pietra grezza collettiva che un popolo di operai, maestri muratori e sapienti ha innalzato per secoli attorno a un fuoco invisibile. Ogni vetrata è una fase dell'opera, ogni gargoyle parla di una funzione della nostra ombra, ogni rosone è una ruota cosmica che ricorda al viandante che il tempo esteriore e il tempo interiore non scorrono alla stessa velocità. Cosa ce ne facciamo noi di tutto questo oggi? È qui che questa tavola vuole diventare utile alla via interiore, sia per il fratello o la sorella di loggia, e sia per il profano in ricerca. Per un massone, il mistero delle cattedrali offre un modello di lettura del tempio fisico che si può trasporre direttamente nel lavoro simbolico. Imparare a guardare la propria loggia non come un semplice spazio rituale, ma come una cattedrale concentrata, in miniatura. Se una facciata gotica può essere letta come un testo ermetico, anche il pavimento a scacchi, le due colonne, l'oriente e l'occidente della loggia, possono essere letti come capitoli di un libro vivente. Il passaggio dalla curiosità alla pratica è questo: cominciare a chiedersi, ogni volta che si entra in tempio, che cosa mi sta dicendo oggi questa architettura, invece di limitarsi a quale grado si lavora stasera. Per chi non è iniziato, il libro di Fulcanelli è un invito a cambiare sguardo sul mondo. Ogni città ha la sua cattedrale, la sua chiesa antica, il suo edificio misterioso che tutti vedono e quasi nessuno legge. Portare con sé alcune immagini di questo libro, le 4 frasi che abbiamo citato, e usarle come lenti sul reale è già un esercizio iniziatico. Chiedersi quale libro di pietra abbiamo sotto casa, quale simbolismo si nasconde nella piazza che attraversiamo ogni giorno, quale arte della luce e dello spirito è stata costruita secoli fa e dimenticata. La via interiore, in questo senso, non è altro che riaprire un libro che era sempre stato lì. A fine lettura, la domanda iniziatica che questo testo lascia nelle mani del lettore è semplice e scomoda. Vogliamo continuare a vivere tra cattedrali, templi e simboli come turisti distratti, o accettare che ogni pietra ci sta, chiamando a un lavoro su di noi che nessuno può compiere al nostro posto? Se sentono che questa chiamata risuona, allora vi invitiamo a leggere Il mistero delle cattedrali non come un manuale da studiare una volta, ma come un compagno di cammino da riaprire periodicamente, magari seduti in silenzio in una chiesa gotica, lasciando che siano le immagini a parlare. Se questo tipo di tavola di lettura esoterica ti nutre, sul canale Massoneria Esoterica troverai già altri video simbolici, in particolare quello dedicato alle 2 colonne, soglia e responsabilità, che dialoga in profondità con Fulcanelli perché mostra come ogni ingresso sacro sia sempre un invito a scegliere da che parte vogliamo stare. Se desideri una seconda tavola su Fulcanelli o su un altro autore della tradizione, scrivicelo nei commenti. E se senti che questo lavoro sulla pietra, sulla luce e sul tempio interiore è anche il tuo, puoi sostenerlo iscrivendosi al canale, lasciando un segno visibile sotto questo video e condividendolo con chi sa ascoltare. Noi da questa piccola loggia interiore di massoneria esoterica continueremo a custodire e a leggere insieme questi libri di pietra, una tavola alla volta.